Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è l'interattivo numero 191, l'amore nel 2023. Dopo aver fatto lo speciale per il 2023, che tanto successo sta riscuotendo, ho pensato di dedicare 2 video all'amore e alla sfera del lavoro, degli affari, dei soldi. Questo è quello sull'amore, poi seguirà quello sul successo, sui soldi per il 2023. Entrambi i video saranno girati in maniera un pochino più smart, quindi senza presentazione e facendo le varianti direttamente davanti a te che stai guardando. Quindi andiamo a fare le nostre varianti. L'amore per il 2023 che cosa porta? Single, coppie, ritorni o storie tormentate? Che cosa porta l'amore nel 2023? Intanto ti ricordo che mancano un pugno di giorni alla chiusura dell'anno e quindi anche alla chiusura della promo sul corso di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos. 20 video, 20 dispense, 10 incontri Zoom con approfondimenti, suggerimenti e ulteriori stese. Il tutto ad un prezzo veramente vantaggioso, in quanto si tratta di un cinquantone in meno, quindi insomma direi che l'occasione è veramente buona. Tra l'altro i video e le dispense rimangono per sempre, facendo i debiti scongiuri, ammesso che non chiuda il canale, il video ti rimane sempre. Che cosa porta l'amore per il 2023? Ok, direi che ci siamo. Andiamo a mettere i tarocchi. Usiamo il Golden Dawn, un mazzo veramente superbo, uno dei mazzi più usati alla Lucerna. Senza nulla togliere agli altri, tutti i mazzi che uso mi piacciono, però con questo, con il Crowley, con altri ho un particolare, forse per l'iconografia che hanno. Robert Wang è un grande artista, e anche Frida Harris che ha disegnato i tarocchi del Crowley. Ok, eventualmente facciamo l'approfondimento dopo, mettiamo anche una carta dell'oracolo dell'Apocalisse, l'amore per il 2023, che cosa ti porta? E infine una carta della Sibilla Lenormand nella spettacolare versione Silson Lenormand. Ok. Questa versione mi piace moltissimo, molto più della classica Sibilla Lenormand, che comunque ho. Allora, la prima sarà l'Ovlite blu, la seconda sarà la Corniola e la terza sarà l'Avventurina Pesca. Te le faccio vedere in dettaglio. Ovlite blu per la prima, Corniola per la seconda, Avventurina Pesca per la terza. Qualche secondo e poi iniziamo con la prima variante dell'Ovlite blu. Ok, penso che tu abbia fatto la tua scelta, possiamo partire. Ovviamente prima sigla!
Bene, partiamo dalla variante 1, quindi Oblite Blue. Andiamo a vedere che cosa porta l'amore per il 2023. Qui abbiamo la bara, poi abbiamo il drago e infine abbiamo il matto, l'8 di spade e il 6 di denari. Allora, generalmente la carta della bara nella Sibilla Lenormand è una carta non proprio positiva. Va a parlare di trasformazione, di evoluzione, ma in questo caso c'è un attimino da fare anche un distinguo. Evoluzione può essere anche l'evoluzione di un rapporto, che comunque secondo me qua potrebbe dare con un 6 di denari. Ragioniamoci un attimino sopra. È buona norma, o almeno così io ho sempre letto, che quando esce la bara si butti giù un'altra carta per vedere su che tipo di aspetto avrà influenza questa carta. Vediamo un pochino, giusto per capire come va a direzionarsi questa trasformazione. Allora, il cuore è una carta forte, È un cambiamento in amore, un'evoluzione che comporta, secondo la lettura classica, un cambio proprio di persona, quindi un abbandonare una vecchia situazione in favore di una nuova situazione. Diciamo che la trasformazione in questo caso è radicale. La trasformazione potrebbe anche riguardare l'abbandonare mentalmente una precedente situazione, quindi magari il riuscire ad elaborare il dolore per un qualcosa che ancora magari non abbiamo elaborato e magari ci condiziona un attimino in quelle che sono le relazioni sociali, e quindi di conseguenza la bara sul cuore, che va a parlare proprio del rinnovo a livello emotivo, ci parla del riuscire a lasciare definitivamente nel passato il ricordo di qualcuno, se non addirittura un qualcuno che magari potrebbe essere già presente a livello di frequentazione o di coppia. Ora non sarà per tutti così, però credo che il concetto di trasformazione, di voglia di rinnovamento, sia un po' quello che caratterizza la variante dell'Oblite Blu. La carta del drago di fatto è molto simile a quello che nei tarocchi è il diavolo e ci avverte che probabilmente c'è un qualcosa a livello inconscio o un qualcuno che è limitante per noi o che noi percepiamo come limitante. La carta ci invita alla prudenza in ogni settore. Se la domanda riguarda l'amore, la carta però non è del tutto negativa. Ci dice anche che esiste una forte attrazione fisica con una persona che ci interessa o che è presente nella nostra vita, anche se il legame per ora, dice la carta, resta fermo più sulla materialità. Allora, che cosa si può evincere da queste carte? Un po' che poi è anche quello del matto e dell'8 di spade, vedi che qui la situazione di partenza è una situazione nella quale c'è già, o a livello energetico o a livello di presenza, un qualcuno da cui difficilmente si riesce a staccarsi. Può essere la classica storia, ti dicevo, che ci ha segnati, può essere la classica storia che magari fa alti e bassi, può essere la classica storia con una persona già impegnata. Se non è una situazione di queste che stai vivendo, prova a cambiare variante, perché qua è molto diretta. Anche con un matto mi parla di quella che può essere un po' un'attrazione molto forte e in alcuni casi una relazione basata molto più sulla compensazione carnale che su quello che è poi un vero e proprio sentimento. E un po' mi va a ribadire quello che già dicevano gli oracoli, ovvero che qua c'è un qualcosa di molto forte, però che si esprime attraverso la materialità a discapito della connessione che sì, ok, c'è,
perché un 8 di spade mi parla di connessione, però è sempre anche una connessione autolimitante o limitante, quindi è un qualcosa che, nonostante si riconosca il valore, è un qualcosa che di contro ci blocca un po', di contro ci limita un po' e richiede anche un po' il sanare un conflitto, molto spesso un conflitto interiore che ci porta poi a vivere queste dinamiche, chiamiamole di codipendenza, anche se qua in realtà secondo me o non c'è storia o se c'è una storia con più persone o comunque una storia non lineare, quindi qua c'è un qualcosa che non va, che non evolve in maniera costante, ecco, non c'è la coppietta tanto per capirsi. Io la vedo molto più così qui. Quindi eventualmente se non è la tua variante prova a cambiare variante. In questo caso il 2023 promette un 6 di denari, un po' chi ha avuto, chi ha dato e si prende la propria strada. Quindi qua probabilmente c'è proprio un rinnovarsi completamente, anche rilasciando nel passato un po' questa situazione un po' tossica che vedo già nella parte iniziale. Forse anche per quello che può essere magari una improvvisa rivelazione o illuminazione che magari ci porta a voler conoscere più persone, volersi aprire a più possibilità. Andiamo a vedere se ci danno qualche dettaglio in più per te che hai scelto la prima variante. 8 di bastoni, giustizia, appeso. Allora, sì, probabilmente qua c'è proprio un discorso di un voler fuggire da una situazione che al momento ci appare limitante, nonostante quella che può essere un coinvolgimento a livello molto materiale, molto forte. L'appeso è secondo me più un cambio di prospettiva, ma anche la fissità di intenti nel voler comunque porsi in una nuova visione delle cose. Quindi questo 2023 lo vedo un po' di sdoganamento da una situazione tossica pregressa, che in alcuni casi può essere rappresentata da un triangolo o da una situazione con una persona che fa un po' il comodo suo, va e viene un po' quando gli pare a lui o lei. Da una parte vedo con questo appeso anche la rivelazione di un qualcuno, quindi qua potrebbe effettivamente nel 2023 aprirsi una nuova prospettiva, però te la vedo anche prendere con molta prudenza, come se quest'anno anteponessi un po' quella che è la tua voglia di star bene al di là dei costrutti di un rapporto di coppia che in questo momento forse, dopo quello che se ti ritrovi nella variante ovviamente hai vissuto un po' con questa situazione di un po' tossica, diciamolo, è come se tu volessi riprenderti un po' il tempo, ecco. Anche l'appeso è una carta legata in un certo senso alla sessualità, però quella dell'appeso è una sessualità forse più marcatamente ostentata, quella del matto è più libera, quella dell'appeso diventa ancora più ostentata, più dichiarata, quindi forse c'è proprio questa differenza nel magari approcciarsi a una relazione in un certo senso adogmatica, come fa il matto, come fa l'8 di bastoni, che sono carte di libertà, carte di sdoganarsi appunto da un qualcosa che ci teneva un po' per il guinzaglio, come fa questa carta con le sue, che poi il lupo rappresenterebbe la sua interiorità, ecco, ci teneva un po' soggiogati. Qua c'è uno sblocco, perché la giustizia è anche uno sblocco, un po' un far pace con questa situazione, rilasciarla, e un cambio radicale che porta ad aprirsi
ha più situazioni, alcune delle quali già in potenza intorno, secondo me. Se hai già una relazione, prova a prendere un'altra variante, però se proprio vuoi seguire questa variante, secondo me, se hai già una relazione, qua potrebbe esserti rivelato un qualcosa che non sai. Quindi magari, che ne so, un tradimento pregresso, un momento di debolezza pregresso che ha inflazionato un periodo importante della relazione. Non vedo grandi tagli, perché in realtà poi il 6 di denari è una carta di molta, diciamo, di positività, ecco, una carta soprattutto per l'amore, una carta di chi si dà senza preconcetti, senza problemi, un po' la versione, diciamo, soft di come si dà il matto, che magari lo fa in maniera un pochino più carnale, un pochino più volta verso l'idea di libertà forse estrema. Il 6 di denari invece lo fa in maniera quasi più, passami il termine, moraleggiante, un po' come se credesse in un'idea di coppia che se c'è vedo perdurare nonostante la rivelazione di un qualche tipo di segreto che potrebbe minare un pochino la fiducia. Però secondo me qua si sta parlando più di storie difficili o di storie a tre, e in questo caso vedo che c'è la possibilità di una frattura definitiva, un po' come un voler riportare equilibrio in questa mancanza di comunicazione completa, perché in realtà comunicazione forse c'è anche, ma non è una comunicazione proprio, diciamo, pura, pulita. Qui c'è qualcuno che nasconde qualcosa, ce lo dice anche questo appeso, e vedo un pochino la forza di tagliare questa dinamica tossica in favore anche dell'aprirsi a nuove possibilità. Non è l'anno del grande amore, lo so che poi mi ritrovo i dislike, per carità, però è l'anno in cui si prende coscienza del fatto che magari si è dato troppo ad una persona che o c'è in parte o magari non c'è, ci ha lasciato un po' un suo ricordo sbiadito che ogni volta che lo vediamo magari ci ferisce ancora di più. È l'anno in cui si riesce a guarire, ecco. Avrei voluto darti una notizia migliore per te della prima variante, veramente, ma credo che non... No, vedi, 2 di spade. È comunque una carta di riequilibrio, comunque una carta che parla dell'andare a portare il riequilibrio in maniera definitiva in una situazione che può apparire tossica o che può apparire comunque inflazionante per quanto riguarda quello che è l'idea stessa di relazione. Ecco, non è una relazione sana, dai, è inutile girarci intorno, o comunque non è il ricordo di una relazione sana. Quest'anno lo andiamo a curare aprendoci anche a nuove possibilità. Allora, queste le metto qua perché non voglio usarle le stesse, voglio fare proprio 3 letture completamente diverse, e passiamo alla seconda variante, che è quella della corniola. Vediamo per te che hai scelto la seconda variante. Il giardino, le 7 lampade, l'asso di coppe, l'asso di bastoni, ullala, qua si va a nozze ragazzi, e la regina di denari. Qua si va a nozze veramente. Allora, la carta del giardino è estremamente positiva, rappresenta i nuovi incontri, rappresenta anche gli eventi, rappresenta anche il matrimonio, quindi si va veramente a nozze qua. E è tutto quello che comunque rappresenta un rinnovamento o una crescita in positivo, ed è anche accompagnata da una carta come quella dell'oracolo dell'Apocalisse, che è una delle più positive del mazzo, anche perché la stessa carta delle 7 lampade, un po' come fa il giardino, getta un po' una luce positiva su tutte quelle che sono le carte della lettura, mitigandone anche eventuali aspetti non proprio positivi. È la fine di un periodo buio, l'inizio di una nuova fase della vita,
e soprattutto se la domanda riguarda l'amore, la carta predice l'inizio di un periodo più roseo nella relazione, la fine di litigi o controversie, oppure per i cuori solitari preannuncia nuovi incontri. Quindi per te già le carte oracolari, ma anche queste tre direi, ti stanno dicendo che il 2023 sarà un bellissimo anno per quanto riguarda la tua realizzazione in amore. Se sei in coppia, qua c'è veramente l'idea che si possa canonizzare una convivenza o ufficializzare una frequentazione, insomma migliorare, costruire un qualcosa. Ecco qua con una regina di denari che è anche carta di possibilità e comunque carta anche di miglioramento nel mondo materiale, perché comunque è una carta che apporta beneficio, parla anche appunto del consolidare una situazione che già esiste, che è un po' in potenza qua con questi due assi. Due assi tra l'altro mi rappresentano un voltare pagina su una situazione, un po' la fine di un qualcosa che diventa un nuovo inizio, ma che non cambia. Ovviamente se sei in coppia mi sto riferendo, e ce le vedo molto le coppie qua, ma anche i single fondamentalmente qua. Ecco, qua ci vedo meno quelle che sono le relazioni tormentate o le relazioni a tre. Non è detto che non ci siano messaggi per te se stai vivendo una relazione tormentata o una relazione a tre. Comunque anche qua si va a concretizzare con questa regina di denari in fondo, che per quanto riguarda la sfera affettiva è sempre una carta che parla appunto di ufficializzazione, concretizzazione, legata a tutto ciò che è il dare una continuità a quello che già c'è. Porta abbondanza, porta anche in un certo senso molte possibilità se sei single, perché è una carta di ricchezza, è la carta dell'economia, del raccolto e di tutto ciò che riguarda la socialità. Quindi direi che qua in particolare sono favoriti i single, anche perché l'asso di bastoni mi rappresenta anche proprio una nuova conoscenza che entra nella nostra vita per un progetto comune poi appunto diciamo in modo eccelso rappresentato da quella che è la presenza di una regina di denari. Ma se in coppia ci sei già, abbiamo anche l'asso di coppe che mi va a parlare proprio di una situazione che in potenza già esiste. L'asso di coppe è la carta della profonda empatia, della famiglia, dell'arte, della cura di se stessi, della cultura, di tutto ciò che ci fa stare bene e che ci permette anche di interagire col prossimo. Se sei single non è da escludere che tu trovi qui una persona estremamente compatibile con i tuoi interessi. Non è detto che tu la trovi sul lavoro, perché la regina di denari può essere una carta che ci dice che una persona entra tramite ambiente lavorativo, è vero, però in realtà secondo me con un asso di coppe che va a parlare della profondità di noi stessi anche a livello non solo di empatia ma anche a livello di visione del mondo, quindi di contemplazione del bello, e un asso di bastoni che è carta di fare, non è detto che tu la trovi sul lavoro, ma puoi trovarla benissimo, questa persona, anche in un qualsiasi hobby che tu abbia o un qualsiasi momento che tu dedichi a te stesso o a te stessa. Appunto una persona che condivide molto i tuoi interessi. Qua c'è veramente una situazione molto positiva per il 2023 per colui o colei che ha scelto questa variante. Favorite le coppie e i single. Qui si va a consolidare un qualcosa. Più favoriti di tutti per questa seconda variante i single. Vediamo un po' che cosa vogliono aggiungere, ma qua mi sembra che non ci sia molto da aggiungere. Qua mi sembra che siamo comunque... È l'anno dell'amore per te che hai scelto la variante 2, Allora, 5 di coppe. Viene un po' a guastarci la festa, 9 di coppe è la carta del corteggiatore o della corteggiatrice. E la ruota, qui si tratta di una persona destinata, non perché è uscita la ruota, ma anche perché
il 5 di coppe come carta di chi ha saputo elaborare un po' il passato, o carta anche di chi ha comunque dei buoni ricordi delle persone con cui ha interagito, non solo a livello affettivo, ma in generale ha proprio una buona idea di socialità, o comunque un'idea molto, diciamo, quadrata, molto, molto chiara di quelli che sono i rapporti sociali. Il 5 di coppe è una carta che invita a rilasciarsi dietro anche le inibizioni, oltre che la paura del buttarsi, o la paura che non vadano bene le cose, o la paura che non ci sia qualcuno adatto a noi a completarci, o anche la paura che un rapporto possa non decollare per come lo vogliamo noi. Il 5 di coppe invita un po' a fare piazza pulita di queste paure che, per carità, ci sono, possono attanagliare, ci mancherebbe, però comunque è una carta che ci permette di esaminare a fondo la nostra vita, e anche di lasciarci alle spalle ciò che ormai non ci serve più, e di aprirsi appunto a quelle che sono le sorprese positive e le nuove opportunità. Nuove opportunità che vedo molto presenti qua. Bisogna fare attenzione al 5 di coppe, perché può darsi anche che qui i due assi mi vadano a rappresentare, soprattutto se sei single, due persone, ma delle quali con una in particolare c'è una possibilità di essere fraintesi. Magari c'è qui più possibilità, e anche il 9 di coppe me lo direbbe, però c'è un po' di paura forse nel buttarsi, un po' anche per paura, se sei single ovviamente sto dicendo, per paura di aver male interpretato i segnali dell'altro o dell'altra. Quindi qua ti dicono fai un po' anche piazza pulita di queste paure che possono limitarti in un certo senso, perché porta luce su quello che comunichi agli altri, che gli altri ti comunicano, come dice questa carta qua, perché comunque per te è l'anno degli eventi importanti. Se sei in coppia, qua può essere un'incomprensione, un qualcosa che magari mina un po' i primi mesi dell'anno, però poi in generale la vedo andare bene, ecco. Una carta di ruota non è soltanto una carta che mi parla di ciclicità, ma una carta anche che parla di accrescimento, di possibilità, quindi di nuovo torna la regina di denari. Se sei in una relazione tormentata, secondo me qua sei invitato o invitata a tagliare per aprirti a nuove possibilità. O anche se stai aspettando un ritorno, sai, potrebbe esserci riaffacciarsi di un qualcuno dal passato, ma poi c'è anche qualcuno nuovo. Qui è l'anno proprio del rinnovamento totale, o se sei in coppia di un bel consolidamento nonostante qualche incomprensione iniziale. Però comunque è un anno molto bello per te che hai scelto la variante della corniola. Complimenti, è l'anno nel quale vai a consolidare la tua situazione affettiva, d'amore, un anno importantissimo. Veramente complimenti per te, non penso di dover aggiungere altro. Credo che sia già sufficiente così. Un anno meraviglioso. Andiamo a vedere invece per chi ha scelto la variante dell'avventurina pesca. Vediamo un pochino che cosa esce. Allora, la falce, anche qua si tratta di un bel taglio, un bel cambiamento. Il sole nero, l'imperatrice, il 2 di coppe, anche per te è un anno bellissimo, e il 6 di spade. Complimenti, Allora, qui si deve passare da una chiusura totale di quello che c'è ora. Se sei single è l'annuncio della chiusura della tua condizione di single. Perché parlo di chiusura totale? La carta della falce, la carta del sole nero parlano proprio di reset totale di quello che già c'è, nel bene come nel male. Quindi mi dispiace, mi ritroverò i dislike, ma io non aggiusto le cose, io dico quello che c'è qua. E c'è veramente una grande continuità. Qui potresti essere una persona che non ha più fiducia in quello che è l'amore, potresti aver perso un po' le speranze se sei single, o magari se sei in una storia tormentata o in una triangolazione, o anche, mi spingo a dire, in una coppia,
perché qua c'è proprio la necessità, c'è tanta demotivazione, tanta. Eppure dietro l'angolo ci sono delle carte meravigliose. Il tuo 2023 si preannuncia come l'anno in cui si torna a vivere l'idea di amore e non è neanche tanto lontano, sono carte veloci, 2 di coppe, imperatrice, 6 di spade, sono molto veloci. Potresti dover viaggiare, 6 di spade, ma il viaggio potrebbe essere anche mentale, quindi magari potrebbe essere una persona che è diversa da quelle che sono le tue aspettative, possono essere aspettative fisiche, caratteriali, sociali, potrebbe essere una persona che ti costringe a viaggiare un po' a livello mentale, non solo fisico, non sarà per tutti fisico, per molti sarà proprio un viaggio mentale. Sicuramente una persona che ti sta già osservando. Te lo dico perché il 6 di spade è anche la rivelazione di un segreto, ed è un segreto inerente appunto un'imperatrice, uomo o donna che tu sia. L'imperatrice è comunque la gestione di un qualcosa di nuovo e mi rappresenta il tempo, perché di solito mi rappresenta proprio la gestazione di un qualcosa, con un 2 di coppe. Quindi qua probabilmente arriva qualcuno nella tua vita a rinnovare completamente quella che è la tua visione, la tua percezione dell'amore. Io credo che qua, se non hai una storia tormentata nel recente passato, anche qui si può parlare anche di anni, ora non 10, 2, 3, 4. Se non hai un genere di storia tormentata così, prova a cambiare variante, perché qua si parte proprio da una disillusione e da una persona che non ha più nessun tipo di aspettativa. Potresti avere delle persone attorno a te, o potresti avere, come ti ho detto, una storia tormentata, o magari attendere un ritorno. Bene, devi resettare comunque tutto. Questa lettura qua forse è per pochi, è una lettura che parla di una completa rinascita nell'anno 2023, ma a discapito di un qualcosa che dobbiamo decidere definitivamente di rilasciare indietro. Qui c'è una persona che arriva e tra l'altro porta un completo rinnovamento anche del modo di vivere le relazioni, quindi forse qua può anche darsi che questo tuo dolore sia stato causato dal dare troppo ad una situazione che non ti ha dato niente. Anche a livello numerico mi viene da dire, lo sai, non guardo molto queste cose, però qui abbiamo 6 e 2, 8 e 3, 11. L'11 è sempre un numero di rinnovamento perché è il ripartire dopo la decade ed è un numero importante, tra l'altro, nelle carte dei tarocchi è rappresentato dalla forza, una carta importante proprio per l'equilibrio che si deve maturare e anche per vivere consapevolmente rapporti con gli altri, sia amicali che di altro tipo, anche lavorativi o di partnership, appunto, come la lettura ci porta insomma, come la lettura sta indagando. Diciamo che qua c'è una completa rinascita, un reset totale. Vediamo un pochino se ci danno più informazioni. Io mi sento di dire questo. Sono 3 carte ottime per l'amore queste, ma la persona ti sta già osservando, secondo me, qua. Io credo che qui ci sia già un qualcuno che magari non sia ancora palesato o palesata, ma non tarderà. E anche qua si può parlare benissimo di quella che è proprio un'ufficializzazione, un 2 di coppe, anche una carta di cerimonie. Vedi, il 10 di spade è la fine di un periodo critico, di un periodo nel quale siamo stati attanagliati da tristezza, paura, rancore, sfiducia, depressione in un certo senso, una carta che parla della fine. Ma perché succede questo nel 10 di spade? Perché è la carta di chi riesce a individuare la chiave per migliorare, per evolvere. In questo caso la chiave te la fornisce una persona che viene da te. Colpo di fulmine.
e mi torna di nuovo l'idea del viaggio o dello spostamento. Anche qui voglio dire, viaggio non vuol dire all'altro capo del mondo, viaggio può essere, non lo so, per i toscanacci come me, da Firenze a Pisa, capito? Non è un qualcosa che deve per forza portarti. Oddio, in alcuni casi Torre 6 di spade l'estero ci sta, eh. In alcuni casi potrebbe essere una persona che non appartiene al tuo paese di nascita, potrebbe benissimo starci e magari la incontri o lo incontri durante uno spostamento. Sì, sì, potrebbe essere. E il 2 di bastoni. Allora, il 2 di bastoni viene a guastare in parte un po' la festa, perché comunque parla di decisione saggia e matura, ma parla anche di quella che è un po' la, diciamo, la volontà, l'ambizione, che però portano anche all'irrequietezza. Irrequietezza data dalle aspettative, ma anche dal dubbio. Forse potrebbe essere un qualcuno che ha un impatto molto forte su di te, al punto da farti prendere tempo, titubare un attimino nel rilasciare veramente quello che è un qualcosa di precedente che sì, ok, ti ha fatto soffrire, però proprio per questo ti ha bloccato, ti ha bloccata, ti ha limitato, ti ha fatto mettere tanti paletti. Qui potrebbe arrivare qualcuno a prenderli a calci questi paletti e tu dici: che fai? Rimani un po' spiazzato, un po' spiazzata, capisci? Quindi su questo magari bisogna fare attenzione, perché qua sicuramente un 2 di coppe e una torre è un colpo di fulmine, però passata l'ubriacatura iniziale potresti aver paura di quello che stai avviando, quindi fai attenzione, perché in realtà questa cosa ti porta a nuovi orizzonti. Una carta in più, giusto per capire. È come se tu dovessi trovare il coraggio. 4 di denari. Beh, una carta che parla del prendere forse un attimino con cautela questa situazione. Il 4 di denari di solito parla di una relazione che nasce o che si sviluppa più sul lato fisico e meno sul lato animico. Forse questo è dovuto al fatto appunto che in questo momento un po' nelle relazioni, nei rapporti umani sembri aver perso sfiducia. Se ti riconosci nella variante, ovviamente, se non ti ci riconosci, prova a cambiare variante. Ti chiede un grande reset, ti chiede un investimento sulle tue energie, ti chiede anche di credere a quello che può essere una rinascita che forse parte da un'attrazione improvvisa, da un colpo di fulmine appunto, che però poi, appunto passato il momento iniziale, ti chiede anche di rinunciare a tanti dogmi, a tante certezze, un po' anche al discorso che comunque tutti gli uomini o tutte le donne sono cattivi, tutti vogliono le relazioni malate, tutti sono egoisti. No, ti chiede un po' di scendere un po' dal podio, un po' anche di tornare a vedere quella che è la vita e soprattutto i rapporti sociali con un po' più di fiducia, che qua tu sembri non avere più. Comunque qualsiasi cosa ci sia ora verrà resettata. Versione eccellente per i single questa, un po' meno per le coppie e per coloro che possono avere un rapporto di coppia tormentato o a tre. Qua c'è proprio il dichiararsi, l'entrare di un qualcuno completamente nuovo che sovverte tante nostre credenze, tanti nostri punti di vista e ci costringe a rimetterci in gioco nostro malgrado. Ma non è una cosa brutta, secondo me è una cosa molto bella. Staremo a vedere. Io intanto ti auguro un 2023 meraviglioso, qualsiasi variante tu abbia scelto, e appena potrò registrerò anche il video
sulla fortuna e sul successo personale. Quindi avremo poi appunto 2 video, uno sull'amore e uno sul lavoro e sul successo personale. Ti ringrazio per aver visto questo video, ti ricordo che fino alla fine dell'anno c'è la possibilità di accedere al corso di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos con un forte sconto, il 20% di sconto, e che il corso è molto complesso, molto bello e soprattutto ti resta per sempre, ammesso che non chiuda il canale facendo i debiti scongiuri, ma non credo, un'eventualità che non sto contemplando. Ti ringrazio ancora per aver visto questo video, di nuovo auguri e ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao!